Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È lunedì 2 di ottobre del 2023, l'editoriale del lunedì, essendo d'altronde l'ultima settimana di appuntamenti densi, quelli che ci condurranno prima a Dortmund e poi a Genova contro il Genoa per quest'ultima settimana prima della sosta nazionale, che ahimè sta già arrivando all'orizzonte. Ma prima di tutto, poi ogni tanto io mi rivedo il video per i vostri commenti, per vedere come è andato, come non è andato. Mi pare anche di essere un pochino finto quando lo faccio, ma d'altronde non sono capace di fare ciò. E quindi vi ringrazio, anche se so che sembra freddissimo tutto questo, ma davvero grazie per aver visto tante volte l'editoriale nelle ultime settimane, per i tanti like, per i tanti iscritti, e vi invito a farlo nuovamente perché, come vi ho detto nelle puntate precedenti, ci dà una grandissima mano. Quindi mettete like, iscrivetevi a Radio Rossonera se non siete iscritti, perché le iscrizioni ci portano più view, più tutto. Insomma, è inutile che non vi posso dire ovviamente tutto quello che succede, ma grazie davvero per seguire Radio Rossonera e in questo caso l'editoriale. Devo volare oggi perché sono tantissime le cose che voglio dire, condividere, poi leggere i vostri commenti domani, quando il video dopo un giorno sarà, diciamo così, avrà perso un po' il potere di view, e quindi mi vado a rileggere tutti i vostri commenti insieme. Numero 1, 2 pesi, 2 misure, perché vabbè, più o meno credo che l'abbiate capito, sto parlando di Yasin Adli. Numero 2, pesanti film a 4 mani, perché questa sorta di doppio regista che inizia a intravedersi sul campo mi stuzzica e stuzzica parecchio, e ne parliamo. Controbalzo, la solita rubrica con i vostri messaggi. Oggi ne ho selezionati 4 su 4 singoli e sono veramente interessanti perché danno spunti diversi, quindi complimenti a chi l'ha fatto e i commenti, e dopo ne parliamo di questi 4 singoli. Il peso delle critiche, ecco un punto che mi interesserà conoscere la vostra opinione, quindi se non avete tempo, se volete skippare i primi e andare direttamente là, no, scherzo a parte, poi sentitevelo se riuscite e mi dite cosa ne pensate. Mercato pesante. Oggi ho fatto titoli solo sulla parola peso, pesante e pesi. Quindi ho fatto un trade union. Dai, cominciamo perché ho già perso troppo tempo. 2 pesi, 2 misure. Sto parlando di Yasin Adli, ovviamente. Sto parlando di Yasin, che ha dimostrato di essere un bravissimo professionista, perché se no dopo oltre un anno non ti ripresenti né in quelle condizioni atletiche già pronto per giocare, né in quelle condizioni mentali per sopportare prima la titolarità e dopo il peso dei 70.000 di San Siro, ma soprattutto si è dimostrato un giocatore che merita di poter giocare al Milan, anche da titolare, anche in una partita importante come quella contro la Lazio. Non voglio tornare sulla questione del passato, del perché non ha giocato, ognuno si è fatto la sua idea. Ecco, l'unica cosa, non mi avventurerei nello voler stravincere e dire che è stata una mossa perfetta col timing perfetto. Ecco, questa forse stiamo un po' esagerando. Però devo dire che Yasin Adli sta dimostrando di esserci e di avere quelle qualità, soprattutto tecniche, che al centrocampo del Milan ogni tanto sono mancate. Non sempre serve solo tecnica, non sempre serve solo fosforo, servono tanto anche muscoli, centimetri, chiusure, letture e quant'altro, ma avere un centrocampista tecnico in più io lo porto a casa volentieri. Sarà che abbiamo, chi magari sta guardando, io stesso, abbiamo un'età tale per ricordare che il Milan a centrocampo da sempre ha avuto giocatori che prima gli si guardavano i piedi, poi gli si guardava il cervello e poi gli si guardava tutto il resto. Non si guardavano né i centimetri d'altezza né i chili dei muscoli. Prima si guardavano i piedi e il fosforo, poi il resto, soprattutto a centrocampo. E quindi mi verrebbe anche da voler sfatare ormai quella sorta di frase fatta che c'è su Yasin, del fatto che sia lento, ma
Lo vedremo anche nel talk, riproporremo i dati della precedente e di quelli con la Lazio per far vedere che sto ragazzo lento non è, se magari ogni tanto ha mezzo secondo con la palla tra i piedi e non riesce a dare subito la palla, è semplicemente perché pensa. E finalmente c'è un giocatore che pensa e gioca a calcio. Vado avanti veloce perché sembra che su Yes intanto ne stiamo parlando tanto e avremo tempo di parlarne molto. E in realtà ne sto parlando anche qui, perché le 4 mani del film sono 2 le sue, da pianista, e le altre 2 sono quelle di Tijani Reinders. Su Tijani lo sapete, insomma, il debole è stato abbastanza dichiarato. È un giocatore che a San Siro probabilmente mancava da un bel po', da troppo, devo dire, da troppo. Una mezzala che può fare anche il play, che può fare anche il tre quarti, insomma, il vero tuttocampista box to box, cioè capace di sia costruire dal basso, sia inserirsi come mezzala, che rifinire e andare a concludere, per ora non benissimo, da trequartista. È un giocatore totale, ma d'altronde arriva dalla patria del calcio totale, ed è un giocatore che finalmente ridà un po' di ossigeno al nostro centrocampo insieme ad Adli. E proprio insieme ad Adli è la cosa che mi stuzzica di più. Adesso non so cosa ne pensate voi, però avere finalmente un doppio regista, doppio vuol dire che non che devono giocare uno di fianco all'altro, possono giocare anche in verticale, uno da basso e uno sopra. A me l'importante è che non succeda come esempio ieri nel primo tempo, quando si appiccica troppo Olivier Giroud. Io ancora, poi, mio modestissimo parere, poi probabilmente sarà anche sbagliato, perché insomma, è anche sbagliato così. Però io continuo a non vederlo quando è troppo già schiacciato sulla linea di Olivier Giroud. Quando inizia a partire già troppo alto e quindi spesso è già girato di schiena alla porta, per me lì fa tanta fatica. Se riesce a trovare quella via di mezzo che non è né di fianco a Yassin Adli, perché non serve a nulla un passaggio orizzontale, né essere di fianco a Olivier Giroud, perché non è un giocatore che va a raccogliere le sponde di Olivier Giroud, né gli inserimenti alle spalle di Olivier Giroud, né una palla profonda. Se riesce a trovare la via di mezzo e mettersi in quella zona morta della tre quarti, dove può essere veramente letale, perché se riesce a ricevere lì, con la possibilità quindi di essere già girato verso fronte alla porta e non spalla alla porta, e poi di andare a rifinire, o come è successo nel secondo tempo, di fare quella bella conduzione saltandone due e poi calciando male, Tijani, mannaggia, la conclusione non ci siamo, mi sembra quello la soluzione più adatta, ecco, dove almeno lo vediamo giocare per davvero. Perché invece quando tende a essere un po' troppo piatto sulla linea già degli attaccanti sparisce, ed è un peccato, perché è un giocatore che ha bisogno lui e ha bisogno il Milan che tocchi molto di più la palla. E l'abbiamo visto quando poi ha fatto il play al posto di Adli, quante volte tocca la palla lui e quante volte il Milan riesce a uscire meglio perché c'è lui in fase di ricostruzione. Il gioco del Milan è già migliorato a Cagliari, anche con una squadra molto chiusa. Si è sofferta il fatto di avere una squadra chiusa davanti relativamente. Con la Lazio abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel secondo. I giocatori tecnici fanno giocare meglio le squadre, c'è poco da fare. Vado veloce a controbalzo, perché poi ho quelle ultime due rubriche che sono insomma molto interessanti. Prima di partire con controbalzo, scusate la digressione, vi ricordo che domani mattina, ore 7, esce il primo episodio di Cronache di Pellegatti. Cos'è Cronache di Pellegatti? Carlo, non lo... Oddio, usiamo una parola grossa, passatemi il termine perché in questo momento non lo trovo. Usiamo Carlo per non l'attualità, quindi non ci sarà più filo rosso-nero, ma continuerà a esserci pelle rossonera, quindi la trasmissione con voi che potete telefonare e dire la vostra a Carlo. Non ci sarà più filo rossonero alle 19, che sarà uno slot che utilizzeremo per fare altre cose carine, quindi state collegati anche su questo, ma alle 7 del mattino escono 2 volte al mese, quindi una settimana sì e una settimana no, Cronache di Pellegatti. Cos'è? Un piccolo format di una ventina di minuti al massimo, una roba leggera, non vogliamo essere così pesanti sull'argomento,
dove Carlo, in base al calendario, e arriva la prima trasferta europea, quindi Dortmund, racconta le partite del passato riferite a quel momento, in questo caso, quindi, ai noi, una tremenda semifinale d'andata di Coppa UEFA finita 4-0, con tripletta di Marcio Amoroso, ma l'anno dopo il gran Pippo Inzaghi che va a vincere praticamente da solo quei due gironi iniziali di Champions League. Questo è il secondo girone della Champions 2002-2003, con il bel gol al Borussia Dortmund al Westfalenstadion. Quindi troverete il ricordo della partita, i retroscena, i viaggi in aereo, le parole dei protagonisti, le telecronache di Carlo, viaggi su come affrontare le trasferte, insomma è un mega contenitore dove Carlo si spreme e racconta tutto quello che c'è di bello, che ha fatto di bello nella sua carriera, e ci racconta veramente un sacco di aneddoti e ci fa tornare un pochino all'indietro nel tempo. Detto ciò, controbalzo. Parto velocemente. Alfredo Di Mauro. Bravo Alfredo, io non volevo farlo, ma l'hai fatto tu, ne approfitto. Se la commentata l'avesse data a Teo e non Zaccagni, malizioso, ma hai ragione. È già il secondo, È già il secondo che il VAR non so cosa stia facendo. Allora, non è un episodio da rosso probabilmente, è un episodio da giallo, dove l'arbitro in quei casi dovrebbe alzare il cartellino giallo, il VAR a quel punto non lo può chiamare, però siamo anche figli di Cagliari, dove c'è stato un bel pugno in testa volontario a Yunus Musa. Ora, io capisco un rigore, un fuorigioco, quello che volete, ma il gioco violento sarebbe la prima cosa da andare a vedere. Numero 2. Giacomo Cianti, per le pagine di oggi, ovvero di ieri, direi di invertire i voti di Adli e Reinders. Kiers è mezzo eccessivo, ma in effetti, ripensandoci, gli ho dato un mezzo punto in più a Kier. Hai ragione, Giacomo. Pensi che siamo diventati Tomori dipendenti? Quasi, o meglio, in realtà il Milan di Pioli è sempre stato dipendente da un difensore rapido, e che sia Tomori, che sia Kalulu, o che sia la coppia Tomori-Kalulu. In realtà anche Malik Thiaw è un giocatore molto potente, molto veloce quando parte in progressione, non è un giocatore lento assolutamente. Il Milan, per giocare un certo tipo di calcio, soprattutto quando vuole aggredire in avanti, ha bisogno di un difensore veloce o di entrambi i difensori veloci. Ancor più che nel passato, quando magari poteva permettersi di restare un pizzichino più basso, ecco. Però chiudo la tua considerazione su Olivier Giroud. Manca un centravanti, è talmente evidente che spero che a giugno finalmente si possa eliminare questo problema. Che dire, mi do la zappa sui piedi perché sono anche un 86 come Olivier e il tempo passa per tutti e lui fa l'atleta. E capita che possa non essere all'altezza della situazione per tante partite di fila, e che invece iniziano a essere un po' più rare le occasioni dove fa una gran partita rispetto a che al passato. L'età passa per tutti, magari Olivier avrà ancora dei colpi in canna, assolutamente, non dico di no, assolutamente no. È un giocatore utilissimo, bravissimo, molto intelligente sul campo, che ha ancora i colpi da poter regalare. Però la continuità a un 37enne non gliela si può chiedere. E speriamo in Noah Okafor, e speriamo in Jovic, perché avremo bisogno ancor più che nel passato di un aiuto per Olivier, questo sì. Topastro 80. Non trovate che la diversa interpretazione del ruolo di Musa, che gioca molto più largo rispetto a Loftus-Cheek, abbia aiutato, molto la prestazione di Pulisic, che a quel punto ha avuto un compagno più vicino con cui giocare? Avete ragione tutti, insomma, li ho presi non perché la pensano nello stesso modo, ma perché mi sembra anche giusto raccontare il vostro pensiero, non sempre il nostro. Credo anch'io che Musa aiuti il modo di giocare di Christian Pulisic, che soprattutto nel primo tempo è venuto tanto dentro, ma nessuno gli andava dietro le spalle per inserirsi, né gli dava un appoggio centrale per scambiare palla. Loftus è un altro tipo di giocatore rispetto a Musa,
entrambi per me hanno fatto un'ottima gara, sia la prima mezz'ora di Loftus che la restante ora di Musa. Yunus, più lo vedo, più mi convince. Non c'è veramente niente da dire a questo ragazzo. Chiudiamo con Matteo. Ultimamente mi sembra svogliato di Sergio, non ha grinta, poco uscite, cosa ha fatto? Sapete qualcosa? Credo che sia semplicemente un momento di stagione, come era successo l'anno scorso. Ha avuto un piccolo inciampo fisico, a Cagliari ha giocato probabilmente con un po' di retropensiero su questo, però capita di attraversare magari in un periodo non bellissimo. Anch'io lo vedo un po' con la faccia un po' spenta, però vabbè, capita. Se poi va lunga la situazione, ovviamente ne riparleremo, però insomma, spero che sia semplicemente una questione di tempo. Il peso delle critiche. Allora, faccio un discorso velocissimo perché sono già oltre al 15° minuto. Volevo restare nei 20 al massimo. Radio Rossonero è una testata terza e non è un house organ. Non è tenuta ad andare in onda e non deve, per quanto penso io e un po' tutta la radio, andare in onda con i cori della curva a dire Milan, Milan, forza Milan, altrimenti perderebbe il suo significato, la sua essenza, anche il motivo di esistere. Dà la voce ai tifosi, come vedete qua durante il giorno le telefonate sono aperte eccetera, perché le critiche sono aperte a tutti o gli applausi sono aperti a tutti. Insomma, se telefonano in 20 e in 20 dicono bene di una tale persona, vanno in onda 20 telefonate che dicono bene. Quello che mi sento di dire sono due cose semplicemente. Una, come per la lentezza di Adli, i piedi di Chessy, aspetta, ce ne sono intanto queste robe qua, la poca incisività di Leao, eccetera, eccetera. Anche la frase, onestamente, ma X non sei nessuno, lui è un allenatore professionista, tu non sei nessuno. Allora, ragazzi, altrimenti finirebbero per A, chiudere tutti i media, B, cosa parliamo? Nessuno potrebbe parlare di calcio, potrebbero parlare tra di loro i tecnici e basta. Ma non è per voler far polemica. Il calcio è bello anche perché ne possono parlare tutti e tutti possono dire la loro. Nessuno pretende di avere la verità in tasca, nessuno pretende però che ci sia diciamo così, del talebanismo, non so se si possa dire, a priori. Quindi, in questo caso, prendo un esempio su tutti, perché penso che sia quello che è venuto in mente a tutti. Se mister Stefano Pioli sbaglia completamente il derby, sia per letture durante la gara, ma soprattutto per il piano gara, lo si dice. Prende 5 gol e ha preso 5 gol in faccia dall'Inter e non va cancellato, perché sennò altrimenti tra un po' siamo a punte a capo, e lo si dice chiaramente. Se nella partita successiva poi anche col Verona in casa zoppica, e lo si dice. Non è un problema, ma non è lesa maestà. Sono persone, come abbiamo detto tante volte in passato, anche per Paolo Maldini, se Paolo sbagliava, se lo si diceva, non perché Paolo. Se Pioli sbaglia lo si dice, se Pioli fa bene come ha fatto bene soprattutto nel secondo tempo con la Lazio, lo si dice, come si è detto ieri nelle pagelle. Pioli ieri ha fatto benissimo, ha risistemato la squadra mettendo un pelino più basso Renders, accentrando Pulisic che poteva essere molto più efficace eccetera. Come ha detto lui stesso nell'intervallo, ha sistemato qualcosa e le cose sono andate meglio e lo si dice. Ma dire semplicemente non fate il bene del Milan se criticate X, non fate il bene, no dai raga, se no finisce tutto, cioè, è finito il giochino. L'ultimo, mercato pesante, in realtà ne ho parlato già, quindi sarò velocissimo. Il mercato di quest'anno ha già impattato, e fortuna vuole che sia Okafor che è entrato già bene in ritmo, Musa non ne parliamo, Renders nemmeno, Loftus-Cheek neppure, eccetera, eccetera. Quindi sono già parecchi giocatori che hanno impattato. Il peso del mercato poi lo vedremo ovviamente fino alla fine dell'anno. Quello che si può dire in questo momento è che alcune delle scelte, è innegabile, siano state ben fatte e ben eseguite. Quindi bravo a chi l'ha fatta, bravo a chi le ha comprati, bravo a chi in questo momento li sta facendo rendere sul campo. Tutto qua. Mi sembra che anche per altri mercati era successo così, magari quello di l'anno scorso non tanto,
quello di 2 anni prima già meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Soprattutto quello dell'anno dei Rafa, eccetera, era stato un bel mercato. Poi magari ci ha messo un po' per carburare, però a conti fatti anche quello era stato un bel mercato. Ma insomma, per dire, il mercato sta impattando tanto e credo che impatterà ancora di più nel mese di ottobre e di novembre, quando la fatica inizierà a farsi sentire, le squadre avranno giocato già, i giocatori soprattutto avranno giocato già tra le 10 e le 15 partite stagionali, alcuni addirittura saranno verso inizieranno a toccare le 20, comprese le nazionali, quindi avremo bisogno di tutti. Siamo arrivati in chiusura, sono più o meno riuscito a restare nei 20. Grazie per essere stati qui con noi, con me, con l'editoriale. Come detto, ci risentiamo tra poco per Mattino Milan delle 10. Poi torneremo con Lunch, Talk e la stanza di bottoni con Mister Emanuele Bottoni. Questa sera in serata per analizzare Milan-Lazio. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Buona settimana di Champions League e a presto.